Dopo le superiori sono salito a Bologna per approfondire gli studi alla facoltà di agraria, perché i miei genitori, i miei nonni si sono occupati sempre di agricoltura, quindi sono stati sempre nell'ambito agricolo. Il ciò però è stato sempre legato solo per approfondire, confrontarmi con nuove idee, nuove tipologie appunto di agricoltura, per poi rientrare appena completato gli studi e metterli in atto poi diciamo nel mio territorio, nella mia azienda. Nel frattempo di completare gli studi, allo stesso tempo ho scelto di iscrivermi all'albo degli agrotecnici in modo da andare pure verso un domani alla libera professione, quindi confrontarmi sempre nell'ambito agricolo ma un po' diversamente, e poi tra il 2023 e l'inizio 2024 abbiamo preso una decisione di cominciare a gestire e diventare titolare dell'azienda agricola che era già di famiglia. È sempre stato un mio, diciamo, obiettivo, perché essendo cresciuto poi sin da bambino sono sempre andato con papà, con i miei nonni, quindi ho sempre vissuto l'attività agricola, quindi è sempre stato un mio obiettivo. Quindi inizialmente non è stato né troppo un peso né troppo una fatica. Non ho mai avuto dubbi poi di fare questo passo, perché poi alla fine è sempre stato quel mio obiettivo, diciamo. Quello che mi ha legato soprattutto a rimanere nel mio territorio, quindi a Cettura nello specifico, è stato proprio il fatto che comunque ci sono cresciuto, poi ci sono stati sempre i sacrifici dei miei genitori e di tutta la famiglia. E poi allo stesso tempo è sempre stata una cosa in cui non ho mai pensato di lasciare, perché da qui sono cresciuto e allo stesso tempo è sempre stato, non ho mai avuto dubbi su ciò che volevo fare in futuro, quindi rimanere nella mia terra. La nostra è sempre stata un'azienda agricola. Da sempre si occupava del reparto zootecnico, siamo stati sempre legati alla zootecnia, soprattutto mio nonno e mio papà. Allo stesso tempo, adesso che l'ho presa io, anche un po' con il cambiamento dei tempi che corrono, abbiamo cominciato a fare dei piccoli cambiamenti, però mantenendoci sempre sul tradizionale, quindi come era una volta l'azienda. E adesso per esempio abbiamo scelto di ampliare le superfici ad olivicoltura, quindi con olivi, però allo stesso tempo abbiamo comunque scelto di mantenere la zootecnia, e quindi nella zootecnia ci occupiamo di bovini, ovini, e adesso abbiamo aperto anche un nuovo progetto con dei tacchini, insieme all'università, l'ARA, Associazione della Basilicata degli Allevatori, e anche la regione, in modo da portare avanti un nuovo progetto su una specie che quando pare si stava quasi per estinguere, quindi essendo che l'avevamo dai miei nonni, i miei bisnonni, adesso stiamo cercando di valorizzare questa razza che un po' si era persa. La soddisfazione più bella che fino ad oggi ho realizzato e vissuto è quella che comunque mi sono visto raggiungere un obiettivo, quell'obiettivo che poi mi avevo prefissato già da ragazzo, e poi anche un po' vedo anche i miei genitori anche orgogliosi e fieri che comunque qualcuno ha continuato quello che loro avevano iniziato e non è andato perso come a volte capita, perché giustamente a volte le scelte, certe situazioni ci portano a fare scelte diverse. Oggi ad un mio coetaneo però che ha dei dubbi, comincia a fare una scelta di andare fuori, non posso più che dirgli di riflettere bene sulle opportunità che anche ci sono in questa regione, perché sono tante, bisogna solo a volte crederci e allo stesso tempo non dare per scontato che una regione che non offre nulla, può offrire tanto se siamo noi che lo vogliamo e decidiamo di farlo, diciamo.
Oggi il mio futuro lo vedo ad Accettura, insieme alla mia famiglia, con cui spero di portare avanti tutti i miei progetti.